sto facendo la cosa che più mi piace nella mia vita, a 4000 km di distanza. Partiamo. Ciao ragazzi, sono Fabrizio Pan, benvenuti nel canale a tutti voi musicisti, produttori, imprenditori della musica e appassionati di musica. Oggi voglio raccontarvi come è andato il nostro primo tour internazionale. Successo nel 2006, quindi ormai sono passati la bellezza di 14 anni. Sì, mi sento un po' vecchio effettivamente. In questo periodo in cui siamo tutti chiusi in casa, quindi lockdown, quarantena, mi sono ritrovato a spulciare nei vecchi hard disk e ho ritrovato questi video di quando 18, 19, 20 anni abbiamo avuto la possibilità di fare il nostro primo tour, e il fatto che mi manchi tantissimo tutto quello che è il viaggio con i miei migliori amici e mi manchi tantissimo il poter suonare all'estero mi ha fatto crescere la voglia di essere qui davanti a voi e di raccontarvi quello che è stato il nostro primissimo tour in Giappone, inaspettato e niente, fine. Ciao, grazie. Nel 2005, quando abbiamo iniziato a suonare, eravamo la classica band scapigliata e sfigata e suonavamo nei baretti, facevamo i contest come tutti, suonando cover, e nel giro di pochissimo, dopo l'uscita del nostro primo EP, abbiamo avuto questa fantastica possibilità di poter fare un tour internazionale. Ma come è successo tutta questa cosa? Mi ricordo che abbiamo messo il nostro EP su MySpace, no? Ve lo ricordate MySpace? Forse qualcuno di voi non sa neanche cosa sia, ma era un po' il fulcro della musica sui social, che ancora non esistevano, non erano social. E c'era MySpace, si chiamavano già social. Tempo un mese dopo aver messo l'EP su MySpace, che ci eravamo autoprodotti, ci contattò un'etichetta genovese, la Wynonna Records. Ciao Joe, se stai guardando questo video. Non devo... vabbè. Questa etichetta ci scrisse: molto figo l'EP, quanti anni avete voi? E noi gli dicemmo 17, 18, 19, 20. E lui disse: no ragazzi, siete troppo giovani, ne riparliamo tra qualche anno, intanto fatevi la gavetta. E questo ci buttò subito un sacco giù. Mi ricordo che nelle settimane a seguire eravamo demoralizzati perché questa etichetta aveva trovato qualcosa di buono nella nostra musica, ma per colpa dell'età non c'era credibilità. Fatto sta che tempo 2 settimane ricevemmo una mail sempre da lui che ci diceva: ragazzi, venite a Genova che firmiamo un contratto. Ci sembrò una roba pazzesca e andammo lì e lui ci raccontò che dal Giappone un'etichetta giapponese era molto interessata al disco. Ci sembrò tutto irreale. Come poteva un'etichetta giapponese interessarsi a noi che eravamo una band di Torino uguale a tantissime altre band? L'etichetta giapponese, tra l'altro si chiamava Redton Records, ci disse: ok, noi vi distribuiamo il disco qua negli stores in Giappone, se vendete almeno 3000 copie noi vi portiamo in tour qui. Cosa successe? Non ne vendemmo 3000 ma quasi 5000, e questo aprì le porte per il nostro primo tour internazionale. Tuttavia non è tutto oro quello che luccica. Infatti 3 dei componenti dei Melody, quindi escluso me, io avevo fatto la maturità l'anno prima, erano in anno di maturità, e quindi per i loro genitori non era scontato saltare una settimana di scuola per andare a suonare la musica rock in Giappone. Infatti ho questo ricordo di una cena con noi e i nostri genitori, e noi eravamo lì a cercare di convincerli che questo tour dovevamo farlo, ma loro pensavano solo alla scuola, non potevamo saltare una settimana di scuola per fare un tour in Giappone. E per noi invece era importantissimo, noi pensavamo già solo alla musica e fare quel tour era la cosa più importante che potesse capitare nella nostra vita. Naturalmente li convincemmo, e mi ricordo una mail dell'etichetta discografica che ci diceva: ragazzi, noi vi paghiamo tutto, il viaggio, vi paghiamo il vitto e l'alloggio, quindi gli hotel e tutto il cibo, e vi paghiamo tutti i trasporti interni. Noi accettammo senza pensarci, ma fu un rischio, perché non firmammo nessun contratto, eravamo talmente gasati che accettammo tutto e subito. Per fortuna a noi andò benissimo, però non si fa così, bisogna sempre contrattualizzare, soprattutto con un tour all'estero. Anche perché ho sentito, ed è capitato a band anche che conosco, di arrivare lì in Indonesia, in Cina, in Giappone, e non c'era nessuno, il tour non esisteva. Quindi mi raccomando, fare sempre contratti ma di questo ne parleremo in un video a parte dedicato alla contrattualistica. Ok, il tour consisteva in 3 concerti
venerdì, sabato e domenica, 2 a Tokyo e 1 a Osaka. Noi siamo partiti il 31 gennaio che era un mercoledì, abbiamo viaggiato tutto il giorno da Milano Malpensa direttamente fino a Tokyo Narita e avevamo un day off il giovedì, prima del primo concerto. Arrivati a Tokyo abbiamo conosciuto quello che sarebbe diventato il nostro tour manager di fiducia anche negli anni successivi, Graham, che era una persona particolare, non te lo saresti mai aspettato che lavorasse nella musica, perché era un uomone grande, altissimo, 1,90 m, però aveva un cuore d'oro e ci ha aiutato in tantissime situazioni. Devo dire la verità, io ho sempre odiato i voli lunghi, mi viene un'ansia di essere in un posto lì e di non poter uscire da questo ammasso enorme di lamiera. E l'unico viaggio che avevo fatto era il viaggio della maturità, ero andato a Barcellona, da Torino a Barcellona è neanche un'ora di viaggio e già l'avevo sofferto. Naturalmente per fare un tour con la mia band internazionale avrei sopportato questo e altro. La cosa che mi ha colpito molto è che l'etichetta giapponese aveva fatto coincidere l'uscita del nostro disco con il nostro primo concerto a Tokyo. Arrivammo il giovedì e questo fu il nostro unico day off del tour. Infatti il nostro tour manager ci portò a visitare un tempio, ci portò a mangiare un sacco di cose buone, io sono un appassionato del ramen e praticamente in una settimana di tour mangiai solo quello. Ci portò alla Tower Records. Che cos'è la Tower Records? Un grandissimo negozio di musica dove con gioia immensa entrammo per la prima volta e trovammo delle gigantografie dei Melodifall e delle pubblicità del disco come non ci saremmo mai aspettati. Ci sono Good Charlotte, Nirvana, Oasis, Slipknot, Led Zeppelin, Ozzy Osbourne. Attenzione! Infatti c'erano queste torri da Tower Records dove tu potevi ascoltare i dischi appena usciti in promozione e non ci aspettavamo mai di trovare il nostro lì. Ehi, in questo momento siamo alla Tower Records, il nostro disco è uscito oggi e cazzo, è una figata pazzesca perché c'è la nostra musica nel negozio e c'è scritto Melodifall Now Playing e i CD qua stanno già sparendo ed è il primo giorno, è una figata pazzesca e niente, sono contento. Era assurdo come, se ci penso, noi arrivavamo da una realtà super underground e molto piccola, cioè a Torino avevamo suonato alla Festa dell'Unità, nei locali molto piccoli davanti a 15-20 persone e invece qui trovavamo persone che con le cuffie stavano ascoltando il nostro disco in anteprima. E infatti ci capitò che mentre giravamo nel negozio di dischi a un certo punto c'erano 2 ragazze che ascoltavano il disco, no? Allora il nostro tour manager ci fa: venite, gli facciamo uno scherzo. Andammo da loro da dietro e mentre ascoltavano il disco gli facciamo toc toc sulla spalla. Ciao! Loro impazzirono e fu la prima volta in cui firmammo degli autografi. Me lo ricordo come se fosse ieri, ci sembrava veramente impossibile. Usciti dalla Tower Records ci fece girare per Shibuya, uno dei quartieri più fighi di Tokyo, e andammo alla sede dell'etichetta discografica. Incontrammo tutto il team che lavorava sulla promozione del disco, firmammo delle cards che poi avrebbero venduto al festival che c'era il sabato, conoscemmo chi faceva le grafiche, insomma tutto il team che stava dietro. Era fantastico capire che c'era gente che voleva lavorare sulla nostra musica e promuoverla e farla ascoltare a più gente possibile. Ci credevano davvero, forse anche più di noi. Mi ricordo che prima di partire ci chiesero un video di una nostra esibizione live perché probabilmente si volevano parare il culo visto che ci avevano inserito in dei contesti enormi con band internazionali, volevano vedere come suonavamo. Effettivamente in quel periodo lì non eravamo la band più forte della storia, anzi facevamo un po' cagare. Infatti mi ricordo che c'era il nostro produttore all'epoca, Fusix, che ci disse: non potete suonare con band internazionali così male, dovevamo metterci sotto. Infatti mi ricordo che abbiamo provato 3, 4, 5 volte a settimana per 2-3 mesi e abbiamo imparato a suonare a click e a mettere su uno show che fosse all'altezza
di quel tour. Il venerdì 2 febbraio, me lo ricordo come se fosse ieri, era il giorno del nostro primo concerto. Il primo concerto era allo Shelter di Tokyo. Ricordo che arrivammo al soundcheck solo con i nostri strumenti e ci sembrò pazzesco che i locali ci facessero trovare in loco gli strumenti che avevamo richiesto. Era incredibile perché eravamo abituati in Italia, dove nei locali a malapena avevano un amplificatore scassato vecchio di 20 anni. Un'altra cosa che ci ha stupito tantissimo durante il soundcheck è che ogni strumento aveva il suo tecnico, quindi c'era un omino che ci stava dietro che segnava l'equalizzazione, si segnava i pedali, come li disponevamo, dove era la mia asta microfonica. Questo per velocizzare i cambi palco. Quando poi avremmo dovuto salire sul palco, era tutto già pronto come l'avevamo settato nel sound check, sound check. Ricordo che il primo concerto volò. Era talmente incredibile vedere delle persone così vicine a me che cantavano le mie canzoni, che entrai come in un momento di estasi. E mi ricordo molto poco. Se non ci fossero questi video, probabilmente non mi ricorderei esattamente com'è andata. Era un misto di gasamento, gioia, emozione e lacrimucce. Cioè, ci fu un momento in cui dissi a me stesso: cavolo, sta succedendo davvero. La cosa strana era che tra un pezzo e l'altro c'era un silenzio tombale. Infatti noi ci guardavamo e ci siamo chiesti: ma stiamo sbagliando qualcosa? O stiamo suonando di merda? Oppure c'è qualcosa che non va? Invece quello era un modo del pubblico di esprimere rispetto verso l'artista. Il silenzio tra un pezzo e l'altro, dove tra l'altro si può comunicare con il pubblico. Nel momento in cui iniziavamo a suonare, impazzivano. C'era un pogo assurdo, uno saltava sopra l'altro, ci cadevano sul palco, si ributtavano in mezzo, era una cosa che in Italia non avevamo mai visto. Mi ricordo che un ragazzo stava facendo crowdsurfing e poi è caduto sul palco ed è andato addosso a Dave, al chitarrista di Dave, e gli ha rotto una corda. E alla fine del concerto lui non aveva più quella corda e ho dovuto suonare io un riff. È stato veramente assurdo. Molto probabilmente a livello tecnico ci furono un sacco di errori e non suonammo benissimo. Eravamo molto agitati, era il nostro primo concerto a Tokyo, però a livello emotivo è stato quello più importante. Ed è stata un po' la prova generale per il giorno successivo, la nostra partecipazione all'Independence Day Festival. L'ED Festival è uno dei più grandi festival di Tokyo di musica rock. Mi ricordo che quando ci dissero che avremmo suonato all'ED Festival ci venne un colpo al cuore, perché nella locandina c'erano band internazionali della Madonna, c'erano i Strung Out, i Friends at Romba australiani, gli Uplest Cast americani, insomma band che noi già ascoltavamo e vedevamo come idoli, e noi eravamo lì tra di loro nella locandina, il nome della nostra band era lì, era irreale. La cosa particolare è che la sera prima c'erano 250 persone e già ci sembrava imballato il locale. Quando mi dissero che avevano venduto quasi 2000 biglietti: perché ve l'avete detto? Non volevo saperlo! Infatti nel backstage ero veramente agitato. This is the rockster trying to become really beautiful. Here we go. Non avevamo mai suonato davanti a così tanta gente, e arrivando dalla sagra della polpetta di Cirie, capite anche voi che era una situazione veramente fantastica. E fa sorridere perché quel concerto lì è stato uno dei concerti più grandi che abbiamo mai fatto nella nostra carriera, ed è stato a inizio carriera. Mi ricordo che c'erano diversi palchi, diverse situazioni, e poco prima di salire sul palco noi, alla band prima di noi, non c'era così tanta gente, e quindi ci guardammo e ci dicemmo: cavolo, che sfiga, adesso tutta la gente è da un'altra parte e quando suoniamo noi non c'è nessuno. Quando poi iniziamo a salire sul palco, a prepararci per fare il line check, a un certo punto arrivava la gente, iniziavano a mettersi tutto sotto il palco, vedevo che c'era curiosità. Quando finimmo il line check, che comunque non sarà durato più di 10 minuti, avevamo tutta la platea piena, e in quel momento ho detto: cavolo, sto facendo la cosa che più mi piace nella mia vita,
a 4000 km di distanza, partiamo. Sul palco in questo concerto eravamo molto più sicuri, abbiamo suonato decisamente meglio e ci siamo divertiti tantissimo, perché dal pubblico sentivo che mi ritornava tutta l'energia che davo. C'era questa folla davanti al palco che non smetteva mai di cantare, di saltare uno sopra l'altro, vedevo la gente che faceva crowdsurfing, c'era la security che prendeva i corpi e li direzionava da un'altra parte, cose che avevo visto solo nei video delle mie band preferite, non pensavo che ci sarebbe mai successo. E ora è vero, e ora è nei miei video, quindi è assurdo. A fine concerto eravamo le persone più felici della terra, mi ricordo che ci portarono nella zona merchandising e lì passammo più di un'ora a firmare autografi e a fare foto con ragazzi e ragazze e ci sembrava veramente irreale, perché era pazzesco, c'erano ragazzi che venivano e parlavano con noi in un inglese un po' così, perché effettivamente né noi né loro eravamo esperti in inglese, però c'era questa voglia di comunicare. Mi ricordo che c'era un ragazzo che mi ha chiesto delle informazioni su un testo di una canzone, cioè erano proprio dentro la musica. Finito il concerto ci portammo da soli. Finito il concerto ci portarono a mangiare in un posto assurdo che non avevo mai visto e non credevo che esistesse. Entrammo in questo ristorante dove c'era una vasca enorme e c'era una nave enorme, sembrava di essere a Gardaland, e dovemmo pescarci i pesci. Cioè io non avevo mai preso una canna da pesca in mano e mi ricordo che dovetti mettere il vermino nella canna da pesca e già impazzivo, e poi mi sono pescato il pesce che poi ci cucinavano. Quando poi andammo a sederci al tavolo, che tra l'altro non era un tavolo perché in Giappone ci si siede per terra, hai un tavolo basso più o meno, quindi eravamo seduti per terra, e ci portarono i pesci che avevamo appena pescato e questa cosa mi sembrava assurda. Era tutto irreale, cioè eravamo in Giappone, mangiavamo dei pesci appena pescati, avevamo appena suonato a un festival davanti a tantissime persone con delle band pazzesche. Cosa stava succedendo? C'era anche un'altra band con noi e parlammo un po' del più e del meno, delle nostre vite, ed era anche questa una cosa fighissima, il poter condividere con altri artisti come andava la loro vita musicale, come andava la nostra, come funzionava da loro. Tipo mi ricordo questa band canadese che ci raccontò come funzionavano i concerti da loro. Il primo concerto andò così così. Il secondo al festival fu una figata pazzesca e nel terzo iniziò a salire quella malinconia di quando sai che una cosa fighissima sta per finire. Mi ricordo che quando salì sul palco dell'Eggman, sempre a Tokyo, iniziai a pensare, cavolo, questo è l'ultimo del tour, poi bisogna tornare alla vita normale. E questo mi ricordo che influì un sacco sulla prestazione. Nonostante il locale fosse comunque pieno, non fu come gli altri. E infatti mi ricordo che prima dell'ultima canzone ho fatto un discorso a tutti i presenti dicendo ragazzi, noi siamo qui, veniamo da Torino, dall'Italia, ed è stata una settimana fantastica, la settimana più bella della nostra vita e non so se torneremo mai, quindi vogliamo ringraziarvi. E mi ricordo che mi emozionai molto facendo questo discorso. Allora ragazzi, perdonatemi, sono consapevole che questo video potrà essere un po' lungo. Un po'? Però mi sono accorto che quando ho iniziato a riguardare tutti questi video mi sono emozionato e volevo cercare di trasmettervi quello che ho provato io durante questo primo tour, anche perché è un po' il fulcro di questo canale, cioè il portarvi quella che è stata la mia esperienza. Quindi se questo vlog tour vi è piaciuto, vi siete divertiti, vi è interessato, mettete un like, iscrivetevi al canale come si fa a queste cose di YouTube e sicuramente ne arriveranno altri. Ciao!